Allora, Prego, buongiorno a tutti, sono Marco Pozzatello, socio fondatore e amministratore delegato di Adas Mobile, ma prima di tutto sono un riparatore, quindi mi occupo di riparazione veicoli da oltre 30 anni. Negli ultimi 10 ho fatto esattamente quello che diceva Igigno, cioè il passaggio, l'evoluzione come riparatore. Fondando Adas Mobile insieme a un gruppo di colleghi riparatori che avevamo principalmente delle esigenze semplici, quelle di operare a regola d'arte, quindi riparare i veicoli in conformità, secondo i crismi che proprio detta il costruttore di veicoli, e farlo su sistemi ADAS che sono in realtà un mondo oscuro, ancora oggi, ancora definito un mondo oscuro, perché di informazioni non ce n'è molte, le case costruttrici, ahimè, se le tengono anche molto strette, quindi qui l'accesso ai dati è un po' limitato. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di lavorare, di condividere, di aiutarci, perché crediamo fortemente come riparatori che la condivisione delle informazioni sia importante. E allora abbiamo insieme fondato Adas Mobile. Adas Mobile, come dicevo, è nata da operatori e quando l'abbiamo fondata, per sopperire alle esigenze dell'introduzione, quindi dei veicoli ADAS in circolazione, e abbiamo fatto una cosa molto semplice, ci siamo posti delle domande. Che cosa poteva dare Adas Mobile al mondo riparativo, quindi ai colleghi? E le esigenze da soddisfare erano 4, principalmente creare l'accesso ai dati. Allora abbiamo strutturato una centrale operativa che potesse fornire informazioni, che potesse condividere informazioni tra colleghi attraverso un modo ormai passato, ma per il mondo riparativo tramite una semplice applicazione da smartphone. Quindi tramite un'applicazione da smartphone noi centralizziamo la richiesta e quello che possiamo fare è oggettivamente mettere in comunicazione chi è meno esperto, quindi chi si è approcciato come riparatore al mondo ADAS con chi oggettivamente è più esperto e soprattutto con un database che già vediamo alle spalle come numero di interventi sulle spalle. Avevamo una seconda esigenza, quella di mettere in comunicazione chi non aveva attrezzatura ADAS, quindi il riparatore che ha un veicolo in officina ma non è dotato di strumentazione ADAS, non ha fatto quel passaggio, come diceva Igigno, di trasformazione, con chi in realtà idoneo nella zona di richiesta poteva eseguire quell'intervento. Quindi abbiamo implementato sempre l'applicazione inserendo un sezionale, quindi sezione calibrazione, dove sempre in maniera centralizzata chi aveva necessità poteva raggiungere chi poteva risolvergli il problema. Anche sembra una conseguenza l'intervento di Igigno perché è molto legato. La terza esigenza nostra era quella dell'aggiornamento costante di attrezzature. Arrivano da qualunque parte del mondo nuovi veicoli, nuove difficoltà, nuove sfide per i riparatori, perché oggettivamente dobbiamo saper riparare quei veicoli. E una cosa che abbiamo fatto è stata integrare il servizio di diagnosi remota, se ne sta iniziando a parlare, che permette attraverso un'interfaccia di poter far dialogare un tecnico riparatore con un tecnico di diagnosi ufficiale, e questo operando da remoto. Molti produttori lavorano su questa tecnologia perché permette al riparatore stesso di ampliare il bacino di copertura delle auto che si possono riparare. L'ultima esigenza, che per ultima, ma secondo me la fondamentale, è l'aggiornamento delle persone. Io non posso come riparatore essere straaggiornato a livello tecnico, a livello di attrezzatura, ma non aggiornarmi io in prima persona. Quindi abbiamo istituito un'academy per la nostra rete dove forniamo loro attraverso webinar e corsi in presenza dell'aggiornamento costante. È fondamentale per i riparatori oggi fare un cambiamento mentale. Guardo i minuti così almeno. Poi oggettivamente c'è un altro passaggio, l'attenzione è anche legata alla norma, perché oggi il mondo ADAS, il mondo dei sistemi di assistenza alla guida, non c'è una norma chiara. Noi facciamo parte di un tavolo, del tavolo CUNA, GL4 è sicurezza del veicolo, che sta scrivendo la norma per
definire la procedura corretta legata alla riparazione dei veicoli, legata alla calibrazione dei sistemi ADAS. Questa norma cercherà di tutelare la categoria dei riparatori e contribuirà sicuramente all'obiettivo 2050, ovvero 0 morti sulle strade europee. Per la rete oggi stiamo facendo anche un altro aspetto, perché come dicevamo le evoluzioni si susseguono. Stiamo facilitando l'accesso alla certificazione SERMI, che credo che qualcuno ne parlerà dopo, quindi non vado oltre. Abbiamo raggiunto un accordo con un partner importante come Decra, ma il motivo un po' oggi legato al mio intervento è anche perché si parlava di intelligenza artificiale e noi stiamo sviluppando, lo volevamo presentare in maniera ufficiale in Autopromotech perché la riteniamo la fiera per eccellenza, presentiamo Adam. Adam è una piattaforma che lavorerà con intelligenza artificiale, si baserà sul linguaggio NLP e che cosa farà? Grazie all'intelligenza artificiale potrà rendere più semplice l'accesso alle informazioni sul mondo ADAS, non tanto al riparatore, al tecnico che opera sul sistema ADAS, ma a tutto quello che è il contorno. E io mi immagino un front desk in officina, mi immagino un impiegato che non conosce gli ADAS, perché lavora in ufficio, ma che parla con il cliente e deve poter raccontare al cliente che cos'ha la sua macchina e perché deve essere eseguita una corretta riparazione, oppure deve preparare una corretta preventivazione alla compagnia assicurativa. Quindi questi aspetti ruotano tutti intorno all'ADAS. Adam sarà una piattaforma, noi la presenteremo, dedicheremo allo stand un'area proprio per poter testare le potenzialità e vi lascio con un dato, a parte che c'è ancora un pochino di tempo. Noi abbiamo analizzato, perché non ci sono dati discordanti su quello che è la copertura del parco circolante del mondo ADAS, quindi i veicoli in circolazione. Non sappiamo quanti veicoli ci sono dotati di sistemi ADAS, ma abbiamo un anno zero. Luglio 2024 c'è un obbligo di legge. I sistemi ADAS a bordo dei veicoli sono obbligatori, al pari di airbag, quindi sono sistemi di sicurezza. E allora siamo partiti da quel dato. Se sappiamo che l'anno scorso l'immatricolato ha chiuso con lo 0,5% rispetto al precedente anno, da luglio 2024, grazie all'introduzione di questi sistemi di serie, possiamo ipotizzare che Adam possa essere di supporto in fase riparativo a oltre 1,5 milioni di veicoli. Questo solo nel primo anno di entrata in vigore dell'obbligo di legge. Quindi senza considerare anche già i veicoli in circolazione che sono dotati di sistemi ADAS. Sono stato bravissimo. Grazie. Grazie. Tra l'altro Marco Pozzatello è anche youtuber, hanno un canale YouTube, diciamo è un calibratore seriale di ADAS, sì. Giusto? Cioè proprio un appassionato, e devo dire che in questa cosa si vede anche ADAS Mobile, cioè in realtà ADAS Mobile nasce perché avete fatto degli investimenti su dei macchinari che non tutti gli autoriparatori possono fare, e quindi con il mobile voi siete in grado di portare queste attrezzature a chi non ce le ha. Adesso con il remoto addirittura di invece assisterli a distanza, quindi in realtà diciamo che è una rete di autoriparazione che si adegua a questa nuova era dei sistemi ADAS da ricalibrare molto più spesso di quanto non immaginiamo, e adesso avremo anche un altro intervento che ci parla del parabrezza subito dopo, ma molto più spesso di quanto immaginiamo. C'è un piccolo incidente, una piccola cosa che una volta era soltanto di carrozzeria, no? Oggi invece c'è un sensore che fa saltare la relativa centralina e va ricalibrato tutto. Il mondo ADAS tocca a 360 gradi tutti i settori, meccatronica, gomme, carrozzeria. Noi siamo una startup piccolina, mi ritengo sempre piccolino, con un gran potenziale sicuramente. Oggi il network conta oltre 300 point fisici, dislocati in maniera capillare sul territorio, una crescente flotta di ADAS Ranger, e sono dei furgoni che abbiamo allestito con personale specializzato che, come dice il nostro slogan, può raggiungere il cliente dove serve e quando serve. Questo è un po' il giochino. 2024 sono 5 i mezzi operativi, 2025 contiamo di arrivare a 15, l'obiettivo finale è 26 mezzi nel 2026. Verremo a conoscere Adam alla fiera. Io invito tutti, ovviamente. Grazie a Pozzatello. Grazie.